Non siamo qui a vendere un'idea, siamo qui per condividere un'esperienza. Un'esperienza che mi ha cambiato la vita è sicuramente stata quella di scegliere di riprendere a fare movimento. E di conseguenza ho cambiato anche le mie scelte alimentari, perché tutto va in sinergia. È stato difficile? No, in realtà ragazzi non è stato così difficile, perché ero molto consapevole delle mie scelte e avevo una visione chiara di dove volevo andare. Ho portato il mio corpo fino all'estremo, ne ho voluto scoprire tutti i limiti, andando in agonismo, provando tutte le possibili diete, dalla paleo diet alla dieta dei gruppi sanguigni, abbiamo provato ad essere vegani, abbiamo fatto un sacco di esperienze, ci siamo evoluti. Siamo talmente preoccupati oggi a proiettare noi stessi all'interno di un algoritmo digitale che ci siamo dimenticati dell'algoritmo più importante, siamo noi. Tra le varie chiavi il cibo è una di queste. Fornisce informazioni nell'equazione della vita. Se pensiamo al corpo come una macchina e la nostra macchina va a diesel, non possiamo alimentarla a benzina, ma la domanda è: ci conosciamo? Conosciamo il nostro corpo? Sappiamo come funziona l'energia all'interno del nostro corpo? E sappiamo come funziona l'energia che arriva dal cibo? Possiamo controllarle? Vogliamo controllarle? Dobbiamo controllarle? No, come tante altre cose dobbiamo solo lasciarle fluire. Dobbiamo trovarne un'armonia. Un'armonia che è già presente attraverso un ecosistema naturale con cui dobbiamo metterci in contatto e con cui dobbiamo risuonare. Dopo diverse esperienze, tra cui alcuni disturbi alimentari, mi sono ritrovato ai fornelli, ispirato da una nuova visione sul concetto di healthy food. E ho riscoperto il cibo e ne ho riscoperto la geometria sacra, ne sono rientrato in contatto. Tagli una mela, tagli un pomodoro, ne guardi l'interno ed è tutto così in armonia. E ti chiedi: ma io perché non sono così in armonia? Ho del lavoro da fare, facciamolo. Siamo ciò che mangiamo, questa la sentiamo spesso e è un bel concetto, ma è la punta dell'iceberg, come il so di non sapere. Sul nostro piatto non possono mancare una fonte di carboidrato, una fonte di proteine, delle fibre, dei sali minerali, delle vitamine. Possiamo utilizzare dei sistemi semplici, possiamo lavorare su delle poche, possiamo creare e ricreare, possiamo creare un piatto fancy, possiamo fare un piatto molto più semplice, io sono per il semplice. Tutto sommato la ricerca di quella naturale formula rimane davanti ai nostri occhi. Sono 80 grammi di pasta in bianco, 3 fagiolini bianchi, 2 cipolle e sì, dal lunedì al venerdì in alternanza con un filo d'olio d'oliva. A me quando sento queste cose io un po' mi spavento. Non mi piace l'ipercontrollo sul cibo. Se cerchi di controllare qualcosa rimango per esperienza convinto che ne finirai controllato. Demonizzare questo cibo rispetto a quell'altro, e no, e il carboidrato no, e quello lì e quello là. Anche il grasso, anche il fritto nelle giuste dosi fa bene, e certo, nel male c'è sempre un po' di bene, nella luce c'è sempre un po' d'ombra, nell'ombra c'è sempre un po' di luce. Il cibo ha un fortissimo componente emozionale anche attraverso sapori e gusti, ma questi sono indicatori in realtà di noi stessi, sono uno strumento per conoscerci. Siamo un esperimento o siamo un'esperienza? Siamo entrambe le cose. Scegli tu se vuoi iniziare ad essere un esperimento o se vuoi iniziare ad essere un'esperienza. La cosa strana nel lavorare in solitario è che comunque diventi multitasking, mentre in un ristorante normale c'è comunque chi ti lava i piatti o ti passa un coltello quando hai finito di tagliare. Dal lavapiatti all'executive chef, in una cucina come la mia tu rappresenti l'intera brigata. Inoltre vado a immaginare un qualcosa di mio, comunque mi immagino sempre di metterlo nella rete di quello che è il progetto Attitude, quindi comunque di farci ruotare attorno tutto un insieme di ragazzi e di strutture anche legate a logiche sicuramente di, non so dire la parola giusta, rivalso o comunque di riscatto, e di dare quel potenziale alla strada che non sempre trova spazio, insomma.
cercare di cogliere un po' quei ragazzi che hanno quella grinta o quella marcia in più e gli serve giusto una direzione su dove andare. La disciplina è importante, la disciplina serve, ma la definizione di disciplina in sé è come tutte le cose, non è la parola, è l'interazione che la parola crea con te. Sono stato forte, ho portato il mio corpo al limite e dopo un po' l'ho anche rotto. È il nostro veicolo, è il nostro corpo, è quello che ci è stato assegnato per affrontare questo viaggio fantastico che è la vita. Prendiamocene cura, se vogliamo, siamo liberi. Però, se non sperimentiamo e se non proviamo, almeno poi cerchiamo di non lamentarci. Io ho scelto di chiamarla attitudine. C'è chi la chiama carattere, chi la chiama scelta. A me piace la connotazione attitudine perché in inglese è dispettosa, si dice you have such an attitude. Io sono Gianluca, anche conosciuto come Luca, e questa è la mia attitudine.